Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. In questo video cominceremo a parlare dei Mobile Suit schierati dal Principato di Zion nel corso della guerra di un anno. In particolare parleremo dei Mobile Suit schierati sulla superficie della Terra. Alcuni ovviamente saranno degli ibridi, nel senso che saranno stati schierati sia sulla Terra che nello spazio. Prima di cominciare vi ricordiamo di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste già fatto per rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Cominciamo quindi con il primo Mobile Suit ad essere stato realizzato per la produzione di massa. Stiamo parlando dell'MS-05B Zaku 1. Questo mezzo vede l'origine addirittura nell'anno UC0074, quindi ben 5 anni prima dello scoppio della guerra. Tuttavia, proprio per questa ragione, all'interno della guerra di un anno non sarà estremamente rilevante, perché è considerato già abbastanza obsoleto. Grazie ad opere postume sappiamo che gli Zaku 1 hanno preso parte a svariate operazioni nel corso dei primi mesi di guerra, in particolare hanno anche preso parte all'invasione della Terra. Tuttavia, dato che la serie si apre ben 9 mesi dopo lo scoppio della guerra, è ovvio che questi Mobile Suit risultano già antiquati e obsoleti, per questo durante la serie compariranno veramente poco. Difatti, l'unico esemplare che compare nella serie appartiene al capitano Gaden, un veterano di guerra attualmente addetto all'unità di rifornimento, e addirittura questa unità apparirà disarmata. Infatti, all'alba dell'anno UC0079 vedrà la luce il suo successore, ossia l'MS-06 Zaku 2, il più celeberrimo e il più noto Mobile Suit riconducibile alla fazione di Zion. Lo Zaku 2 non ricorda lo Zaku 1 solo per l'aspetto, ma anche per le funzionalità. Doveva essere infatti un Mobile Suit tuttofare, ossia adatto sia al combattimento nello spazio che sulla Terra, e abile nell'imbracciare svariati tipi di armi per poter essere adottato in svariate situazioni. Più rapido, più resistente e meglio armato, lo Zaku 2 sarà la spina dorsale dell'esercito spaziale di Zion per tutta la durata della guerra di un anno. In nome della sua versatilità, cosa che lo accomuna con lo Zaku 1 suo predecessore, anche lo Zaku 2 può imbracciare svariati tipi di armi. La più celebre ovviamente è il fucile mitragliatore da 120 mm, arma potente contro le astronavi all'inizio della guerra, ma con il passare del tempo soppiantata dalle armi a raggi. Per il combattimento corpo a corpo lo Zaku 2 era equipaggiato con la Heat Hawk, ossia l'ascia termica, un'arma che a differenza della Beam Saber del Gundam non sfruttava le particelle Minovsky, ma semplicemente un circuito termico che riscaldava la parte metallica dell'ascia in modo da poterle permettere di tagliare il metallo. Ma gli Zaku 2, specialmente quelli adatti al combattimento a terra, venivano equipaggiati anche con dispositivi di piccole dimensioni, come granate da lanciare a mano e piccoli lanciamissili situati nei pressi della caviglia. In una particolare occasione, sempre sulla Terra, uno Zaku 2 venne potenziato con il cannone di un Magella Attack al posto del fucile, in modo da migliorare la propria potenza di fuoco. Dal punto di vista difensivo, lo Zaku 2 era equipaggiato con uno scudo a spalla che gli permetteva di resistere a piccoli colpi di mitragliatrice leggera, ma che nulla poteva ovviamente contro i più potenti fucili a raggi. Insomma, anche se lo Zaku 2 è stato uno dei primi Mobile Suit a essere stato costruito, si è rivelato una macchina incredibilmente efficiente e per questo verrà impiegata anche negli anni a venire. Celebre sarà infatti lo Zaku 2 rosso pilotato dall'asso del Principato di Zion Shah Aznable. Egli, riuscendo a tenere testa al Gundam di Amuro, dimostrerà sia le proprie abilità ma anche l'efficienza dello Zaku 2. Tuttavia, date le vittorie del Gundam sulla Terra contro gli Zaku 2, il Principato di Zion decide di correre ai ripari, escogitando un nuovo modello di Mobile Suit più performante, più agile e adatto esclusivamente al combattimento terrestre, il Golf. Questo inizialmente fu affidato all'asso dell'esercito Zion Ram Baral, ma poi di fatti fu distribuito su larga scala nella campagna terrestre di Zion. I primi Golf, come quello pilotato da Ram Baral, non avevano entrambe le mani manipolatrici. Al posto di una mano c'era infatti un mitragliatore a 5 canne, 5 come le dita della mano, da 70 mm. Questo ovviamente gli impediva di impugnare eventuali fucili. I successivi Golf invece verranno armati con i fucili dello Zaku, avendo entrambe le mani prensili. Un Mobile Suit ad uso terrestre, il Golf è estremamente efficace nel combattimento corpo a corpo. Oltre a essere finalmente stato dotato di uno scudo più simile a quello del Gundam, è anche armato con la cosiddetta Heat Sword o spada termica.
Questa non aveva esattamente lo stesso funzionamento dell'ascia termica dello Zaku, a parte perché aveva più maggior range, ma soprattutto perché era realizzata in un materiale polimerico in grado di espandersi termicamente e quindi poteva essere facilmente riposta nello scudo del Gouf. Le prestazioni di questa lama superano quelle dell'ascia termica dello Zaku 2, infatti sono in grado di tagliare con molta più facilità il titanio lunare tipico delle nuove corazze dei federali. L'ultimo equipaggiamento importante del Gouf è la frusta elettrica. Questa poteva essere utilizzata in due modi, o surriscaldata in modo da poter tagliare il metallo, oppure utilizzata per causare delle scariche elettriche ad alto voltaggio ai mobile suit nemico per danneggiarne i circuiti e stordirne il pilota all'interno. Nonostante il Gouf avesse dimostrato di poter superare lo Zaku 2 sotto molti aspetti, in realtà il suo costo esorbitante lo limitò molto nella fase di produzione di massa e difatti il progetto del Gouf andò a morire nella guerra di un anno. Con questo si conclude il primo video sui mobile suit di Zeon operati sulla Terra. La settimana prossima proseguiremo con l'analisi del DOM e del Mobile Armor Azam, visto anche questo durante la guerra di un anno nella prima serie. Saluti e alla prossima!